Nuovamente insieme con Facciamo Finta Che, nuova puntata. Io non perdo altro tempo perché oggi l'argomento è ricco e quindi insieme andiamo a dare il benvenuto a salutare con noi Nicola Bizzi. Come stai? Tutto bene, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, fra l'altro questa puntata è molto collegata con la puntata che abbiamo fatto con Malanga perché alcuni argomenti torneranno e vi dirò di più, alcuni argomenti che ho trattato in questa seconda intervista col professor Malanga arrivano proprio da alcune conferenze, alcune tematiche che ho sentito proprio da Nicola, quindi intanto un grazie per essere qua insieme a noi, ovviamente anche con il gruppo Tom Bosco, Martini e tutti gli altri che stimiamo un sacco, quindi intanto complimenti per il lavoro che fate. Grazie. E quest'oggi mi ha colpito un po', seguendo anche le tue conferenze, andando a vedere quelli che sono i tuoi libri, l'argomento ampio del nuovo disordine mondiale, perché stiamo vivendo un'epoca decisamente particolare e quindi Nicola partiamo un pochettino con te perché andremo a trattare varie tematiche, ma un po' questo nuovo disordine mondiale lo affrontiamo insieme a te e vediamo poi anche come è arrivato in Italia. Beh, questo titolo del mio ultimo libro è molto esplicativo e non ci poteva essere forse un titolo migliore, perché siamo negli ultimi anni del Kali Yuga, siamo alla fine dei tempi, secondo tante profezie. Questa è un'era di grande disordine, ma può essere anche un'era di grande rinascita, dipende come si evolve la situazione. Abbiamo avuto il 21 di dicembre, in concomitanza con il solstizio d'inverno, un aspetto astronomico unico, un aspetto astronomico che si verifica effettivamente ogni 700 anni. E stiamo effettivamente entrando nell'età dell'acquario. Questo è un passaggio non certo indolore, è un passaggio che sarà sicuramente molto traumatico, che potrebbe portare a una nuova era, potrebbe portare a una nuova dimensione dell'umanità. Bisogna soltanto capire come si evolverà una situazione molto particolare che è in corso, perché stiamo vivendo nel bel mezzo di una guerra. Siamo assolutamente nel centro di una guerra. Questa guerra, ovviamente poi andremo molto in là con gli anni perché arriveremo anche a parlare di Atlantide, ma prima ancora di Atlantide voglio fare un passo più vicino perché mi ha colpito e l'ho conosciuto tramite te un po' quello che accadeva negli anni 40 con quella potrebbe essere una società chiamata La Struttura e di come hanno collaborato con l'invenzione di questa Unione Europea con un libro che abbiamo conosciuto tramite te, che è l'altra Europa. Quindi partiamo di qui e poi andiamo ancora più indietro nel tempo, ma partiamo di qui. Sì, l'altra Europa di Paolo Rumor è un libro di cui parlo molto volentieri, non solo per la nuova edizione, l'autore e i curatori hanno dedicato a me ben 3 pagine. C'è stato quindi un mio interessamento alla vicenda, ho collaborato con loro anche per l'analisi di certi documenti, ma è comunque un libro fondamentale. L'altra Europa uscì se ricordo bene, nel 2007 e venne immediatamente ritirato dal mercato. È stato uno dei libri più censurati della storia. E addirittura la casa editrice che lo pubblicò, che era la mitica Hobby and Work, una casa editrice storica che pubblicava tantissimo, chiuse immediatamente dopo la pubblicazione di questo libro. E l'autore ha avuto non pochi guai personali. Paolo Rumor è un avvocato di Vicenza, lui è il figlio di Giacomo Rumor. Giacomo Rumor, un personaggio sconosciuto ai più, era il cugino di Mariano Rumor, più volte presidente del Consiglio, esponente della Democrazia Cristiana, uno degli uomini più importanti della cosiddetta Prima Repubblica. E a differenza del cugino, Giacomo non fece mai politica attiva.
Ufficialmente lui è stato per diversi anni presidente della Camera di Commercio di Vicenza, ma in realtà lui operava nell'ambito dell'intelligence e in particolare dell'intelligence vaticana. Lui era a tutti gli effetti un alto funzionario dei servizi segreti vaticani alle dirette dipendenze dell'allora cardinale Montini, quello che poi è diventato Papa Paolo VI. Nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, e già a partire dal 42, fine 42, inizi 43, iniziarono a tenersi in tutta Europa delle riunioni molto particolari. Addirittura queste riunioni avvenivano, cosa molto strana, in territori occupati dal Reich, territori direttamente sotto l'occupazione militare tedesca. Addirittura una di queste riunioni, di questi vertici internazionali, si tenne a Varsavia, Varsavia che era la capitale del governatorato di occupazione tedesca. I tedeschi lasciavano passare questi personaggi che evidentemente avevano più potere di loro. E chi abbiamo fra questi personaggi? Abbiamo De Gaulle, Charles de Gaulle, abbiamo Schuman, Piero Spinelli, abbiamo alcuni fra i personaggi che sono stati alla base della creazione della Comunità Europea e poi della successiva Unione Europea. E perché i servizi segreti vaticani si interessarono a questa vicenda? Perché il Papa Pio XII e l'allora cardinale Montini non potevano permettersi di escludere il Vaticano dalla pianificazione di un'Europa post-bellica, perché questi avevano già capito che l'asse avrebbe perso la guerra, avevano già capito come dovevano ricostruire l'Europa post-bellica. Il Vaticano voleva avere voce in capitolo, per quello dette incarico a Giacomo Rumor di partecipare a queste riunioni che dovevano decidere il futuro sostanzialmente. Ma la cosa interessante che emerge da questa mole di documenti che poi Paolo Rumor ha ereditato dal padre, purtroppo molti di questi documenti sono andati perduti, ma tanti lui è riuscito a recuperarli e a comprendere il contenuto, e traspare da questa documentazione che questi personaggi, fra cui c'erano anche degli italiani, non si limitavano a pianificare il futuro politico, economico dell'Europa, non si limitavano a parlare di economia, non si limitavano a parlare del futuro dell'Europa, ma entrarono in confidenza con Giacomo Rumor, un po' per il suo ruolo di operatore di intelligence che loro conoscevano, quindi si sentirono di entrare in confidenza e gli dissero piuttosto candidamente che appartenevano a una realtà molto antica, e che loro chiamavano in codice, in gergo, la struttura. Il nome vero di questa realtà non viene mai fatto. Questa struttura, a detta dei loro stessi esponenti con cui interagì Rumor, non era una delle tante organizzazioni iniziatiche o di potere nate nel Novecento, ma aveva delle radici molto profonde e addirittura, a detta di loro stessi, risaliva niente meno che al 10.000 a.C. Si sarebbe quindi trattato di un'organizzazione veramente potente che ha contribuito nel bene e nel male, molto probabilmente più nel male, a scrivere la storia degli ultimi millenni, manipolando e plasmando la società, le religioni, certe realtà contingenti a tutte le epoche che ha attraversato. E questa struttura, questa fantomatica organizzazione, addirittura, da certe documentazioni che Rumor acquisì, risaliva ad un'epoca immediatamente successiva a quella grande catastrofe che avrebbe azzerato la civiltà fra i 10.000 e i 9.500 a.C., sarebbe stata creata subito dopo per ricostruire la civiltà su nuove basi, e una catastrofe che, come magari approfondiremo più avanti, aveva distrutto un'altra grande civiltà madre da cui discende direttamente la civiltà europea, la civiltà di Atlantide. Ma questi membri della struttura si definivano nemici storici di Atlantide, nemici atavici di Atlantide.
erano avversari di questa civiltà atlantitea e sarebbero stati sempre loro nel corso dei secoli, dei millenni, addirittura a plasmare ad arte determinate religioni monoteistiche per imporre il dogma. Loro hanno sempre voluto che l'umanità dimenticasse il proprio passato, che l'umanità dimenticasse veramente chi è, da dove viene, da dove proviene, e hanno contribuito quindi a un po' come gli uomini in nero che vediamo nei fumetti di Martin Ster, organizzazioni che vogliono nascondere il passato per poter manipolare sempre il presente a loro convenienza. Addirittura si parla del loro ruolo nella creazione a tavolino non del cristianesimo in sé, ma di quel cristianesimo politico che poi prese il sopravvento a Roma. Un cristianesimo voluto fortemente da personaggi che erano legati a questa organizzazione, come ha dimostrato Diego Marin, che ha scritto dei libri veramente interessanti sull'argomento, personaggi come Paolo di Tarso, personaggi come Giuseppe Flavio, personaggi addirittura come il romano Seneca, sarebbero stati tutti legati a questa organizzazione e avrebbero pianificato la distruzione stessa dell'impero romano e la sostituzione di quello che era l'impero di Roma, che non era più funzionale ai loro disegni, con un vero e proprio impero cristiano, però totalitario, fondato sul dogma. E poi possiamo andare ancora avanti, Perché adesso noi, una precisazione, noi facciamo finta, quindi nessuno si deve sentire offeso, turbato per questa chiacchierata, noi faremo finta, ma alla base di queste teorie pare ci fosse anche proprio un discorso legato alla genetica, al DNA, un genocidio, una certa discendenza ben specifica, quindi arriviamo all'uomo di Cro-Magnon. Sì. Ora, in una trasmissione che stiamo facendo in questo periodo insieme a Tom Bosco e a Matteo Martini su Border Nights, una trasmissione che si chiama L'orizzonte degli eventi, nelle scorse 2 puntate ho fatto delle affermazioni un po' forti che forse non tutti hanno capito, ma parlando della situazione che stiamo vivendo in questo periodo da oltre un anno, ho detto la mia, sostanzialmente, che questo non è un semplice attacco alla società occidentale, come molti stanno ipotizzando a livello concettuale, a livello filosofico. Questo sta emergendo sempre di più che questo sia un attacco mirato ad una parte del. E questa operazione ha unito vari interessi non solo commerciali, non solo farmaceutici, non solo economici, ma ha unito anche degli interessi malthusiani, degli interessi eugenetici molto pericolosi. E purtroppo esistono delle organizzazioni che basta guardare quel famoso monumento che c'è negli Stati Uniti, il Georgia Guidestones, queste pietre che richiamano molto la struttura di Stonehenge, ma che in realtà sono state realizzate nel Novecento per conto di un'organizzazione rosacruciana addirittura, che in varie lingue espongono un piano. Su questo monumento c'è scritto che è doveroso riportare la popolazione mondiale a non oltre 500 miliardi di persone. Non decimarla in maniera un po' così statistica, ma decimarla guardando bene cosa c'è scritto nel patrimonio genetico di ognuno. Sì, ora quello che io ho detto in quella trasmissione che c'è stata pochi giorni fa, mi rendo conto che sia un po' difficile da capire, ma si riallaccia anche agli studi di Corrado Malanga, che fra l'altro conosco da tanti anni. Secondo certe teorie, facciamo finta che, qui ci azzecca proprio il titolo della trasmissione, facciamo finta che l'umanità che noi conosciamo non abbia la stessa origine. Facciamo finta che magari i veri unici terrestri, i veri unici abitanti di questo mondo, per diritto e per nascita e per evoluzione, magari siano alcune parti di questa umanità. Potremmo parlare degli abitanti dell'Africa subsahariana, potremmo parlare degli aborigeni dell'Australia, e facciamo finta che altre parti dell'umanità, che sono gli asiatici, con gli occhi a mandorla, che magari hanno gli occhi a mandorla per proteggersi da un sole molto più forte del nostro, chi lo sa, anche questa mi è venuta in mente. Facciamo finta che gli europei ed altre parti dell'umanità
discendano magari da quello che la Bibbia chiaramente ci fa vedere, ci presenta come una sorta di esperimento genetico. Troviamo una cosa simile nella Bibbia, troviamo una cosa simile nei Veda, troviamo qualcosa di simile nei testi sumeri, addirittura nelle culture dei pelle rossa degli Stati Uniti, degli indiani del Canada, in tutte le antiche culture mondiali c'è anche nell'antica Grecia, e ora ci arriveremo, c'è il mito di base di una plasmazione dell'umanità da parte di forze superiori, da parte di divinità. E anche nella cultura greco-mediterranea vediamo che l'umanità, come ci insegna Esiodo, sarebbe stata creata, o quantomeno una parte dell'umanità, dagli dei titani, e in particolare da 4 titani: Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo, che ognuno, mettendo una parte di sé, avrebbero tutti e 4 contribuito a creare l'essere umano. Un essere umano che alcune teorie identificano nell'uomo di Cro-Magnon. L'uomo di Cro-Magnon è una particolare branchia dell'Homo sapiens che effettivamente era misteriosamente circa 80.000 anni fa. All'improvviso l'uomo di Cro-Magnon emerge, viene fuori, inizia a migrare, inizia a diffondersi e prende il sopravvento in Europa su altre specie umane come il Neanderthal. Il Neanderthal oggi viene molto sottovalutato nella cultura, diciamo, nell'opinione pubblica, ma invece era dotato di grandissima intelligenza, aveva grandi doti musicali, addirittura si pensa che avesse l'emisfero destro del cervello molto più sviluppato del nostro per questioni concettuali, filosofiche, artistiche. Però sta di fatto che i neandertaliani sono stati sconfitti, probabilmente alla fine non è che si sono estinti, ma sono stati assimilati forzatamente da una nuova stirpe umana che è emersa dal nulla. E quindi certe tradizioni misteriche ci indicano proprio come questa parte di umanità sia dovuta alla creazione di questi dei titani che secondo altre interpretazioni ancora sarebbero stati degli alieni, addirittura degli alieni umanoidi simili a noi, provenienti dall'esterno, addirittura da un sistema stellare non molto distante dal nostro. Si parla del sistema della stella Tau Ceti. Quindi degli esseri molto simili a noi, con l'unica differenza che avevano una pelle azzurra, altra caratteristica che ritroviamo in tante mitologie, anche nella cultura vedica indiana. E altro fattore molto interessante, simili miti creativi li ritroviamo nel Sumer, li ritroviamo nella cultura sumerica. Se ci andiamo a leggere in testi molto interessanti di Zaccaria Sitchin viene bistrattato dagli storici accademici, ma lui era un pozzo di scienza, l'ho conosciuto negli anni 90. E era veramente capace di tradurre i testi sumeri, era veramente capace di interpretarli. Tra l'altro era anche un rabbino, non dimentichiamoci, quindi aveva una grandissima conoscenza simbolica, mitologica, cabalistica, religiosa, e riusciva a dare un'interpretazione ad ampio raggio di tutte queste tradizioni. E anche lui sosteneva, i testi sumeri è scritto nero su bianco, l'uomo è stato creato dagli Anunnaki. Quindi da un'altra stirpe aliena. Che fra l'altro un po' questa fissazione per un po' l'elicoidale, per il DNA, per il caduceo, per tutti questi elementi, hanno segnato indubbiamente tutti i popoli del passato, ma come abbiamo visto grazie al lavoro di Assange e di Wikileaks, e l'abbiamo visto anche con Malanga, affascinano, usando questo termine in senso lato, interessano molto anche alte sfere politiche, da cui ritornano queste email della Clinton, le mostriamo anche in grafica, in cui lei richiede proprio in quel di Cipro a un funzionario di Stato l'esatta collocazione della sepoltura dei Nefilim
è la posizione esatta di Gilgamesh nella camera della rigenerazione. Sono andato a memoria, ma voi l'avete potuto leggere, quindi così a scanso di equivoci. È interessante questo interesse un po' per il culto sumero ai giorni nostri, perché poi questa mail è datata un mese fa, 2 mesi fa? Quando è datata? Il 13 dicembre, no, del 2018, 2 anni fa, ok, quindi stanno venendo fuori da poco, ma risale a 2 anni fa. E quindi insomma un po' è strano questo mondo che affascina così tanto i potenti a livello mondiale, no? Soprattutto gli Stati Uniti. Strano ma non sorprendente, perché ai vertici del potere ci sono sempre stati, e anche qui nel bene e nel male. La storia, come noi la conosciamo, è sempre stata determinata e plasmata da organizzazioni iniziatiche di varia natura, di cui la massoneria è soltanto l'ultima ruota del carro, forse non dico l'ultima arrivata, ma a differenza di quanto molti possono pensare, la meno influente. Ci sono delle organizzazioni iniziatiche molto più antiche, per esempio quella eleusina, per esempio quella pitagorica, quella per esempio ancora che sta dietro alla struttura, perché se vi leggete l'altra Europa c'è un elenco molto dettagliato che è stato ricostruito da chi ha collaborato con Paolo Rumor per la stesura di questa nuova edizione del libro. E personaggi molto in gamba che io conosco, come l'architetto Loris Bagnara, che ha scritto dei libri di archeologia veramente validi, e Diego Marin, che anche lui è autore di importanti libri, anche con prefazione di Roberto Giacobbo, e hanno ricostruito un elenco che è veramente sorprendente di quelli che nel corso della storia sono stati gli affiliati a questa organizzazione. E vediamo che questa organizzazione, a parte personaggi come Cleopatra VII, regina d'Egitto, Marco Antonio, tutte le dinastie reali di Palmira, vediamo che questa organizzazione è radicata, o quantomeno è stata radicata per millenni nell'area della Mezzaluna Fertile, nell'area del Medio Oriente. La città di Nusaybin, una città molto misteriosa, ricca di un patrimonio archeologico immenso, che è esattamente sul confine fra la Turchia e la Siria, è stato uno dei centri del loro potere. E questa organizzazione addirittura è alla ricerca di documenti. Loro hanno sempre arruolato archeologi, hanno sempre arruolato esploratori. Alcuni fra i più grandi esploratori del passato, dell'Ottocento e Novecento, erano affiliati a questa struttura. Anche egittologi importantissimi sono stati arruolati e affiliati, probabilmente mai arrivati ad alti gradi, però li hanno utilizzati per fare delle scoperte archeologiche che per la struttura erano determinanti, fra cui la camera al di sotto della Sfinge, fra cui tutte le strutture, i tunnel sotterranei che sono nella piana di... E cose che la struttura cercava. Loro stanno ancora cercando parti del loro passato di cui hanno perso le tracce e si avvalgono di archeologi compiacenti che poi nascondono queste scoperte e le confinano alle mani di poche persone di questa elite. Fra l'altro, scusa se ti interrompo, ma poi piuttosto se dovevi finire, finisci pure il concetto prima di rispondermi. Arriviamo anche a quello che è la centralità del nostro paese, sia nelle vicende attuali, quindi in questo 2021 che si preannuncia molto interessante fin dal principio, ma questo interesse un po' del governo, dello Stato italiano, hai proprio toccato con mano come ai tempi di Tangentopoli in realtà sia proprio stato al centro di numerosi piani, quindi volevo poi che tu ci raccontassi anche quella che è la tua esperienza, perché lì non è un sentito dire, tu hai proprio assistito e visto a quello che è stato questa Tangentopoli per il nostro paese. Però se stavi finendo prima il concetto non ti interrompo, finiscilo pure. No, quello che volevo dire sostanzialmente non mi stupisce che anche personaggi come la Hillary Clinton, un po' tutta l'elite di potere degli Stati Uniti che noi identifichiamo con il nome Deep State è un termine vago, un termine che dice e non dice, ma certe elite di potere molto pericoloso
e appartengono a un contesto culturale e religioso tutt'altro che cristiano, ma potrei dire anche tutt'altro che ebraico, tutt'altro che appartenente ad altre religioni ufficialmente note. Questi appartengono effettivamente a organizzazioni iniziatiche molto antiche. La Hillary Clinton non è nuova a certi interessi e addirittura in una sua precedente email che era stata divulgata sempre da Assange, lei scriveva, dice adesso a John Podesta, dice adesso ti devo salutare perché devo andare in cortile a sacrificare degli animali a Moloch. Meno male che erano animali, magari non esseri umani, però effettivamente loro fanno queste pratiche. Lei andava nel suo cortile e dopo aver finito l'email a compiere dei sacrifici, a immolare degli animali a Moloch. Moloch è una divinità molto oscura, una divinità dei Fenici. Sempre secondo le interpretazioni che sono state date alle dichiarazioni di Rumor, perché questa struttura avrebbe voluto distruggere l'impero romano? Perché non gli ha mai perdonato di avere sconfitto Cartagine. Tutto è collegato. Questi sono veramente, appartengono ad un'antica religione che venera determinate divinità e fin qui non ci sarebbe niente di male, solo che si tratta di divinità estremamente pericolose. Io ho scritto un libro che si chiama Da Eleusi a Firenze, la trasmissione di una conoscenza segreta, di cui è uscito il primo volume, ora sto ultimando il secondo, poi speriamo di riuscire a finire anche il terzo. Spiego tutta la trasmissione e la sopravvivenza di una di queste tradizioni alla quale appartengo personalmente, che è quella eleusina. Sopravvissuta però la tradizione eleusina, ne sono sopravvissute anche altre. L'imposizione del cristianesimo a Roma sancì semplicemente non solo un'aberrazione giuridica, perché di punto in bianco con l'editto di Teodosio vennero messi fuori legge circa 60 milioni di cittadini romani. La stragrande maggioranza dei cittadini dell'impero non era cristiana, non era convertita al cristianesimo, gli venne imposto o vi convertite o morite. Quindi oggi si parla delle aberrazioni giuridiche del governo Conte, che per carità sono evidenti, ma molto spesso ci scordiamo il passato, sono state compiute delle aberrazioni giuridiche ancora peggiori a livello persecutorio. Quindi ci fu l'imposizione ufficiale del cristianesimo come punto unico, ma le altre tradizioni entrarono in clandestinità. Sono sopravvissute, si sono perpetuate e io ho ricostruito la storia di molte di queste tradizioni, dimostrando come poi nel Rinascimento sono riemerse allo scoperto, sono tornate alla luce del sole e continuando peraltro a combattersi, perché il Rinascimento è stato una grande rinascita delle scienze, delle coscienze, dell'umanesimo, ma è stata anche una guerra sotterranea fra antiche tradizioni misteriche che ancora oggi si combattono. E le email della Hillary Clinton fanno capire come la guerra sia ancora in corso e come ancora loro cerchino determinati oggetti di potere per aumentare il loro potere politico, il loro potere economico e il loro controllo sulla società. Molto interessante, molto interessante. E arriviamo quindi a quella che era l'altra domanda, questa Tangentopoli, il nostro paese, anche poi una domanda in senso lato ma che cercheremo di sviscerare, come mai l'Italia è così centrale un po' in tutto e ritorna, ma torniamo un po' a questa Tangentopoli perché per chi l'ha vissuta è stato un momento un po' particolare, c'erano proprio delle riunioni in cui si raccontava quel che ne sarebbe stato e come gestire un evento di questo tipo. Sì. Tangentopoli, io ho scritto un libro nel 2017 che si chiama La crisi della Repubblica dei partiti, dal crollo del muro di Berlino a Tangentopoli. È un libro che è frutto di anni di ricerche, perché io l'ho vissuta personalmente, la stagione di Tangentopoli, a 20 anni. Avevo 20 anni quando si è scatenata la tempesta, ero in politica all'epoca nel Partito Socialista, quindi ho vissuto proprio in prima persona tutto il crollo di questa politica della Prima Repubblica e me ne sono sempre interessato perché avevo capito, per quanto fossi giovane, che le cose non tornavano, che c'erano dei secondi fini
e hanno fatto passare un oscuro pool di magistrati come salvatori della patria, salvatori della democrazia, alfieri contro la corruzione. La corruzione è sempre esistita e sempre esisterà, ma semplicemente l'Italia dava fastidio perché era una delle prime potenze mondiali e si stava andando verso un mondo globalizzato che prevedeva un'Europa germanocentrica. La Germania si stava già preparando ad assumere il controllo politico ed economico dell'Europa e venne deciso a tavolino di distruggere l'Italia come potenza economica e di decapitare completamente una classe politica che non ci stava, che non avrebbe permesso questa distruzione. La manovra ha avuto più artefici. È nata in Germania a livello di volontà, perché la Germania voleva buttare giù l'Italia. Ma si sono serviti addirittura dei servizi segreti americani, dell'FBI in particolare, e si sono serviti di quello che era il vecchio Partito Comunista, trasformatosi poi in PDS, DS e poi nell'attuale PD. All'epoca Craxi stava effettivamente, era in procinto di sorpassare a livello politico un PC che era completamente ormai in crisi di identità per la caduta del muro di Berlino, e si avviava a creare una grande forza socialdemocratica dai risvolti molto però nazionali, molto identitari, una forza che avrebbe dato molto fastidio a certi poteri, a certe elite di potere internazionale. E infatti la vicenda di Sigonella è solo un esempio di come dava fastidio il potere dell'Italia dell'epoca. E quindi semplicemente hanno avviato un teatrino mediatico giudiziario che poi ha avuto come esito pochissime condanne. Le condanne definitive di Tangentopoli sono state forse 18, 20, su qualcosa come 5.000 indagati, imputati, arrestati. Hanno defenestrato l'intera classe politica che volevano sostituire con una classe politica compiacente che avrebbe svenduto i grandi asset dell'economia nazionale, che avrebbe completamente privatizzato. Poi il progetto non è riuscito perché è entrato in campo un personaggio chiamato Berlusconi, anche lui con luci e ombre per carità, che però ha frenato questa deriva. Però molti si chiedono perché l'Italia? Semplicemente perché l'Italia dava fastidio dal punto di vista economico? No, l'Italia non è solo la sede anche del Vaticano, ma si dice spesso, parlando di queste organizzazioni di potere che stanno al di sopra della politica, come ancora al di sopra di esse ci siano dei nuclei di famiglie molto importanti. Famiglie che se ne stanno nell'ombra, che però hanno un potere immenso e che decidono veramente le sorti della politica, le sorti dell'economia, addirittura le sorti di capi di Stato, le sorti di intere democrazie. E l'Italia è un po' il fulcro di queste famiglie. Ora non voglio qui fare nomi, sono famiglie tuttora viventi, ma l'Italia è un po' l'occhio del ciclone. L'Italia è stato anche il paese pilota della vicenda pandemica, tra virgolette, è stato il paese pilota di tante altre cose, sta emergendo in questi giorni che è stato anche il paese chiave nella manipolazione dei dati delle elezioni americane, quindi potrei andare avanti ancora per molto, ma l'Italia è importante, purtroppo. Siamo effettivamente qui nell'occhio del ciclone. Arriviamo proprio ai giorni nostri perché si paventa anche un po' da alcune fonti ben riconducibili e riconoscibili questa attesa, questa sete di giustizia, come se prima o poi qualcuno venga anche qua in Italia a battere cassa e a chiedere spiegazione a qualche figura in maniera specifica. Quindi è probabile che qualcuno venga poi in Italia a chiedere conto a qualcuno? Qualcuno pagherà. Lo spero. In Italia abbiamo una magistratura blindata, cioè una magistratura che blinda il potere politico.
Negli ultimi 20 anni si è consolidato questo potere, è stata una conseguenza di Tangentopoli, e questa magistratura che è legata a doppio filo a determinate forze politiche e a chi sta dietro a loro, perché non dimentichiamoci che l'Italia è un paese a sovranità limitata e gli ultimi governi che sono stati in carica in realtà non avevano nessuna autonomia decisionale. Anche questa può sembrare un'affermazione molto forte, ma sono stati governi che hanno preso semplicemente ordini dall'alto. Governi che stanno lì per amministrare, per gestire la cosa pubblica, che però devono portare avanti un'agenda che è stabilita, che è già scritta, e non possono sottrarsi, anche perché non hanno il potere di farlo, parliamoci chiaro, sono tutti ricattati e ricattabili. E molti si chiedono: ma dov'è l'opposizione? Perché non c'è un'opposizione che fa sentire la sua voce a difendere la Costituzione? E non c'è, perché forse tranne poche persone, 5-6 persone che stanno attualmente in Parlamento, tutti gli altri, io lo dico con cognizione di causa perché conosco quell'ambiente, tutti gli altri sono ricattati e ricattabili, quindi manipolabili e silenziabili, perché questo è un dato di fatto e risaputo. I politici, i parlamentari in particolare, oltre a prendere un lauto stipendio, obiettivamente parlando, che gli permette un certo tenore di vita, vari benefit, voli gratis, treno gratis, ma in più loro prendono decine e decine di migliaia di euro al mese, e totalmente al nero, perché in Italia il lobbismo non è legalizzato. Negli Stati Uniti sì, negli Stati Uniti un senatore che prende dalla Pfizer 50 milioni di dollari per finanziare la propria campagna elettorale lo mette a bilancio. È risaputo che quello è un uomo della Pfizer perché la Pfizer lo finanzia. In Italia non si può fare, quindi questi finanziamenti avvengono al nero. Quindi come un nuovo parlamentare, una matricola, entra in Parlamento, non fa in tempo a prendere posto nella sua scrivania, che poi gli danno degli uffici piccolissimi, piccolissimi, proprio delle stanzine, sembrano le celle dei frati. Non pensate che i parlamentari abbiano degli uffici stratosferici, ma non fa in tempo a sedersi sulla sua scrivania, che gli cominciano già a bussare alla porta. La segretaria gli dice: c'è un appuntamento fissato con il signor X si presenta, dice: buongiorno, dice: allora io rappresento la società Y, parliamoci chiaro, lei finora si è occupato di determinate battaglie politiche, se lei smette di farlo, per lei ci saranno 40.000 euro al mese, che potrebbero diventare 70.000, 80.000 se lei approverà determinate leggi che le diremo di approvare. Facciamo finta che. Questo è un esempio banale, però rispecchia o può rispecchiare quello che succede a molti parlamentari. Quindi non ci stupiamo, che alla fine fanno sempre quello che gli dice il potere, quello che i burattinai ordinano. Guarda, confermo tutto, sempre facendo finta che, ma io nell'essere anche un giornalista ho anche curato un po' di uffici stampa, tra cui anche per un periodo nella mia vita anche a livello politico, siamo stati anche in quel di Bruxelles e ho parlato con molti esponenti che sono ben diversi e ci credono davvero quando dicono qualcosa il prima di rientrare nel palazzo di potere, per poi contraddirsi completamente in più forze politiche, perché io sono apolitico, non ho problemi a dirlo, non mi sento rappresentato da nessuno, ma questi personaggi con cui parlavo prima e che poi rivedo dopo, con dichiarazioni pubbliche, quindi poi torniamo anche all'argomento scontante, con dei tweet, con dei post Facebook che fanno tutt'altro, io non penso realmente che tutti possano impazzire e cambiare idea completamente. Penso che veramente poi arrivati lì qualcuno gli possa dire: ma tu veramente pensavi di poter cambiare qualcosa o rifare qualcosa? Tu sei un simbolo, cosa dire te lo diciamo noi. Ecco, io questo è un po' facendo finta che quello che ho assistito, perché nel mio piccolo anche a Bruxelles ci sono stato più volte. Ecco, detto questo, torniamo quindi, come abbiamo proprio preannunciato, ai giorni nostri, a quello che sta letteralmente accadendo, e quindi che scenari tu vai prevedendo. Questo 2021 è cominciato bello carico.
molto carico, molto carico. E gli scenari sono imprevedibili perché il mondo una buona parte del mondo sta sprofondando in una dittatura di fatto. La censura sta aumentando giorno dopo giorno, sempre di più. Soprattutto su internet stanno censurando a tappeto, sui social network, su Twitter, su Facebook, qualunque voce che si discosti da un certo mainstream, neanche dal mainstream come lo conosciamo, da una certa vulgata. Si sta imponendo un pensiero unico veramente di natura orwelliana e stiamo andando verso l'obiettivo chiaramente è anche questo grande reset economico e finanziario che è stato pianificato dal forum di Davos e da altri, dai giganti del big tech, ma è un reset molto pericoloso questo perché nel settembre dell'anno scorso, nel settembre del 2019, l'economia mondiale era arrivata a un punto di non ritorno, per chi si intende un po' di economia e di macroeconomia, e si rischiava un'implosione totale del sistema della bolla speculativa, del sistema dei derivati, di un meccanismo che di fatto poi è truffaldino, perché il meccanismo della borsa, della grande finanza, è tutto basato su truffe, sul denaro digitale. Le banche lo sappiamo creano denaro dal nulla a loro piacimento, sappiamo bene cos'è il signoraggio bancario, ma è un sistema di potere che stava arrivando a incrinarsi, stava arrivando ad implodere. Quindi hanno voluto anche scatenare una certa operazione per bloccare, rallentare l'economia e demolirla a tappe forzate con tutta una serie di lockdown pianificati. Lockdown che servono sostanzialmente a distruggere l'economia, a distruggere il tessuto produttivo, come è sempre stato fino ad oggi, soprattutto a colpire il ceto medio, a colpire la piccola e media impresa, perché tutto deve andare a vantaggio di grandi gruppi, tutto deve andare a vantaggio del big tech o di grosse società di distribuzione. La piccola impresa deve essere estirpata, deve essere colpita. In altri paesi europei effettivamente ci sono stati maggiori aiuti, maggiori finanziamenti alle imprese, come in Germania, in Olanda. Non hanno permesso più di tanto che questa situazione degenerasse al punto da distruggere il tessuto produttivo. In Italia invece è deliberata l'azione, ormai è chiaro dove vogliono portare. Vogliono portare poi a una società digitalizzata, che dietro la parvenza di green economy, queste poi sono parole vuote, vogliono creare in realtà una società orwelliana e dittatoriale con pensiero unico, con l'abolizione del contante e con la digitalizzazione forzata in tutti i campi del lavoro, in tutti i campi della società. È un qualcosa di mostruoso. Io lo vedo come storico, lo vedo anche da un punto di vista filosofico, da un punto di vista umano. È un progetto anti-umano questo. Purtroppo sì. Tra le varie chicche con i nostri autori, di cui poi piano piano andiamo a conoscere, perché in realtà siamo un gruppo di amici che raccontiamo e parliamo spesso di queste cose anche in privato, abbiamo riscontrato difficoltà a proposito di censura a usare persino l'hashtag 1984, quindi qualcuno non vuole che si usi l'hashtag di un libro di Orwell, quindi questo la fa esattamente un po' da esempio per tutti. Siamo giunti alla conclusionissima, quindi vedo la nostra regia che non sa più come dirmi che abbiamo finito il tempo, ma io intanto ringrazio Nicola Bizzi per essere stato insieme a noi. E poi ovviamente Nicola, se tu vorrai, mi piacerebbe poi risentirti perché chiedo scusa anche ai nostri amici a casa se siamo andati molto velocemente su tanti temi perché ci interessava toccarli e poi ci sarebbe modo di approfondire per ogni frase che è stata detta una puntata dedicata, ma spero che il tempo non ci manchi, ma intanto veramente grazie di cuore innanzitutto per il tuo lavoro e poi per la tua amicizia. Grazie a te, grazie a voi. E quindi, sperando che Nicola Bizzi sarà presto di nuovo con noi sempre facciamo finta che
inoltre nuovamente l'invito a mettere un po' il segui, il follow, il like un po' su tutti i social, YouTube, Facebook, Instagram, finché esisteranno, in cui esiste anche Facciamo Finta Che, perché c'è un filo conduttore che unisce tutte le nostre puntate, penso sia sempre più evidente, ma andate a rivedere anche le vecchie puntate. Anche per questa sera è tutto, grazie Nicola Bizzi, grazie a Manuel, grazie a Savio, grazie a tutti voi che ci scegliete tutte le settimane insieme, so che siete sempre di più, un grazie a tutti quanti, andiamo in sigla.